Salve ragazzi e ben ritrovati, siete come sempre in compagnia di Marcus 1590 e oggi siamo qui per la seconda parte del video dedicato a quelle che saranno le fazioni giocabili in Rise of the Republic, il nuovo DLC di Total War Rome 2. Nello scorso video abbiamo visto Romani, Senoni, Siracusani ed Etruschi di Tarcuna. Oggi riprendiamo dagli Insubri. Gli Insubri erano uno dei popoli di cultura celtica che abitava nel nord Italia e sicuramente uno dei più celebri, forse anche perché è citato da autori quali Tito Livio e Plinio il Vecchio. Il primo ci fornisce qualche informazione nella sua opera Aburbe Condita. Livio infatti ci narra dei fratelli Beloveso e Segoveso, nipoti di Ambigato, capo di una confederazione di popoli gallici. Secondo la tradizione, in un periodo compreso fra il 616 e il 578 a.C., gli dei, tramite gli auguri, avrebbero indicato ai due fratelli due luoghi differenti dove fondare due nuove città per stanziarvi la popolazione in eccesso della confederazione. A noi interessano le sorti di Beloveso, in quanto ad egli fu indicata l'Italia. Preso con sé un folto gruppo di uomini, Beloveso, sempre stando a quanto ci riporta Livio, avrebbe varcato le Alpi, sconfitto un'armata etrusca presso il fiume Ticino e fondato una città, la futura Mediolanum, in quella che, udite udite, Livio chiama Agrum Insubrium, ovvero terra degli Insubri. Plinio il Vecchio invece cita gli Insubri nella sua Naturalis Historia, indicandoli quali distruttori, insieme ai Boi e ai Senoni, della città di Melpum, una città di cui oggi in realtà non conosciamo praticamente nulla. Questa citazione di Plinio il Vecchio, che a sua volta riprende Cornelio Nepote, è particolarmente interessante. Continuando a leggere, infatti, scopriamo che la città di Melpum venne conquistata e distrutta nello stesso giorno in cui Marco Fulio Camillo conquistava Veio, e quindi in pieno contesto Rise of the Republic. Per quanto riguarda il gioco, gli Insubri controlleranno gli insediamenti di Mediolanon, Bergamum e Comum. Dal materiale in questo momento in mio possesso non mi è possibile sapere la distribuzione dei territori confinanti, ma vista la nostra iniziale posizione, quel che è certo è che ci muoveremo in un contesto esclusivamente celtico. Per quanto riguarda il bonus di fazione, come i Senoni, anche gli Insubri potranno fare ricorso ai Druidi, tuttavia per ragioni differenti. Essi potranno fornirci importanti bonus a vantaggio dell'ordine pubblico, aiutandoci a gestire la popolazione oppure le fazioni politiche avversarie. Ed eccoci ai Sanniti. Essi controllavano un'area che si estendeva lungo la catena appenninica centro-meridionale, tra i fiumi Sangro e Ofanto. Un'area prevalentemente montuosa che consentiva comunque lo sfruttamento agricolo ed era assai favorevole alla pastorizia. In ogni caso però, il territorio del Sannio, se comparato a quello di altre regioni dell'Italia, era relativamente povero ed incapace di sostenere una forte crescita demografica. L'unico rimedio era spesso la migrazione verso terre più fertili. Difatti, nel V secolo a.C., alcune popolazioni staccatesi dai Sanniti andarono ad occupare le ricche regioni costiere della Campania. Qui, sotto l'influenza di Etruschi e Greci, si allontanarono progressivamente dai loro connazionali rimasti nel Sannio, sia da un punto di vista culturale che politico. In sostanza stiamo parlando della scissione di un popolo in due entità distinte. Da una parte abbiamo i Sanniti veri e propri, che restano nelle montuose aree del Sannio, mentre dall'altra abbiamo i Campani, tra i quali vi sono molti Sanniti che, abbandonate le montagne dell'interno, si sono adattati alla cultura greco-etrusca delle città della costa. Successivamente, nella prima metà del IV secolo a.C., le città-stato della costa si riunirono nella cosiddetta Lega Campana, guidata dalla potente città di Capua. Le differenze fra Campani e Sanniti si acuirono sempre più col passare del tempo, sfociando in scontro aperto nel 343 a.C., quando i Sanniti attaccarono la città di Teio, l'odierna Teano, occupata dai Sidicini. Costoro chiesero l'intervento della Lega Campana, la quale accettò, ma incapace di arginare gli agguerriti Sanniti, si rivolse a sua volta a Roma, dando il via alla prima guerra sannitica. In gioco i Sanniti controlleranno tre città: Comsa, Bovianum, ma soprattutto Capua, un qualcosa che stride con il contesto storico che abbiamo appena delineato. Certo, è pur vero che l'unica data certa in cui sappiamo che Capua fu tutt'altro che sannita è il 343 a.C., ovvero 50 anni dopo l'inizio di Rise of the Republic. Però mettiamola così, io personalmente avrei assegnato la città ai Campani. I nostri possedimenti confinano a ovest con i nemici campani, mentre a nord, sud ed est ufficialmente non conosciamo i nomi dei nostri vicini, ma come potete notare alcune posizioni le conosciamo. In termini di bonus di fazione, i Sanniti possono contare sull'antico rito del Versacrum per ricevere immediatamente un esercito. Inoltre, i loro scaltri guerrieri saranno capaci di combattere su ogni genere di terreno, traendone vantaggi purché
purché si trovino in modalità di marcia normale. E veniamo alla città-stato di Taras, l'odierna Taranto. Taras fu fondata da coloni spartani probabilmente intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. Una grande svolta si ebbe nel 473 a.C., in seguito ad una disastrosa sconfitta patita per mano degli Iapigi. Taras, che sino ad allora era stata governata da un istituto di tipo monarchico, vide i democratici prendere il potere. Ripresisi dalla pesante sconfitta, i tarantini rafforzarono la loro presenza nell'entroterra, sancendo la propria supremazia sulla Siritide. Nel corso del V secolo a.C. la città di Taras subì una profonda trasformazione urbanistica. Venne innalzata una nuova possente cinta muraria e vennero eretti numerosi edifici, tra i quali spicca il tempio dorico di Poseidone. Nel corso del IV secolo a.C. Taras partecipò alla Lega Italiota per arginare la spinta siracusana e delle popolazioni indigene del sud Italia, arrivando a richiedere persino l'aiuto di alcuni condottieri dalla madrepatria. Agli albori del III secolo a.C. Taras poteva oramai considerarsi la più potente e ricca città greca d'Italia. A testimoniarlo si può tranquillamente citare Lisippo. Il grande scultore bronzista greco infatti realizzò due straordinarie opere per la città: una statua di Ercole posizionata sull'Acropoli alta 6 metri con una muscolatura trionfale ma rappresentata in posizione seduta, e una statua bronzea di Zeus in atto di scagliare una folgore che con i suoi 17 metri d'altezza superava persino lo Zeus di Fidia a Olimpia, considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. Veniamo dunque alla Taras di Rise of the Republic. I nostri possedimenti comprenderanno 3 città: Taras, Eracleia e Silbion. Ai nostri confini sicuramente premeranno una moltitudine di popoli italici, quali Lucani, Bruzzi e Iapigi. Per quanto riguarda il bonus di fazione, Taras disporrà di filosofi di corte che si occuperanno dell'avanzamento tecnologico. Inoltre essi potranno scrivere trattati su argomenti a loro scelta, fornendoci ulteriori benefici. Ed eccoci agli Iliensi. Questo fiero antico popolo abita la Sardegna all'incirca dal secondo millennio a.C. Proprio a cavallo fra secondo e primo millennio, gli Iliensi raggiunsero un notevole grado di organizzazione che li portò allo sviluppo della civiltà nuragica, che deve il suo nome ai celebri nuraghi. I nuraghi sono delle imponenti torri in pietra in forma di tronco di cono, unici al mondo in quanto presenti esclusivamente in Sardegna. Alcuni di essi sono particolarmente complessi ed articolati, tanto da ricordare dei veri e propri castelli. Il più famoso oggigiorno è il complesso di Sunuraji a Barumini, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma i nuraghi non sono l'unico lascito di questo popolo. Sull'isola infatti sono presenti altre strutture megalitiche come le Domus Deianas e le tombe dei giganti, oltre ai innumerevoli dolmen e menhir, senza poi dimenticare i templi con i pozzi sacri, i bronzetti e infine i famosissimi giganti, o sarebbe meglio dire eroi, di Monti Brama, statue a tutto tondo alte più di 2 metri e forse persino più antiche dei Kuroi dell'antica Grecia. Spesso e volentieri si è pensato ai popoli della Sardegna nuragica come comunità chiuse in se stesse, restie ad oltrepassare i confini naturali della propria isola. Nulla di più sbagliato, come può affermare anche l'archeologia. Ceramiche e bronzetti sardi sono infatti stati ritrovati in diverse aree del Mediterraneo, come a Creta o nel Lazio, a testimonianza di come gli antichi sardi intrattenessero rapporti commerciali assai più floridi di quello che generalmente si crede. Il popolo degli Iliensi comunque soffrì molto la colonizzazione delle coste da parte dei cartaginesi, ben intenzionati ad occupare la Sardegna. Progressivamente i sardi si ritirarono verso l'interno, nelle impervie montagne dell'odierna Barbagia, dove diedero vita a numerose rivolte sia contro l'invasore cartaginese che contro quello romano. In Rise of the Republic, gli Iliensi controlleranno inizialmente gli insediamenti di Nuraji e Nugoro, che sarà la nostra capitale. A sud e ad ovest i territori appartengono al nemico cartaginese, mentre nel nord Sardegna dovrebbero invece risiedere i Balari. Per quanto riguarda i bonus di fazione, gli Iliensi potranno organizzare dei tornei in favore degli dei che, da quanto si legge, avranno effetti positivi su ogni aspetto della vita del nostro popolo. Inoltre, gli eserciti nemici che invaderanno le nostre terre avranno delle grandi difficoltà a causa di randomici attacchi di tribù locali che indeboliranno progressivamente le loro armate. Dulcis in fundo abbiamo i Veneti, popolo stanziato nella pianura veneta e nelle zone collinari prospicenti. La loro origine è dibattuta sin dall'antichità. C'è chi afferma che provengano dalla Gallia, chi dall'Asia Minore, chi dall'Illiria. Nella campagna principale di Rom 2 i Veneti sono rappresentati come un popolo di cultura celtica. Questo perché in ogni caso dal IV secolo a.C. strinsero rapporti via via sempre più stretti con i Celti, lasciandosi influenzare dalla loro cultura, tant'è che nelle sue storie Polibio ci ricorda
ricorda come i Veneti poco differiscano dai Celti per gli usi e i costumi, ma parlano un'altra lingua. La civiltà dei Veneti antichi si sviluppò durante il primo millennio a.C. Ad essa è attribuibile una tradizione linguistica autonoma, costituita da una lingua indoeuropea che iniziò ad essere riportata per iscritto a partire dal VI secolo a.C., con caratteri alfabetici di tipo etrusco, e alla quale noi diamo convenzionalmente il nome di venetico. Dai dati archeologici emerge l'immagine di una società evoluta e articolata, con un'economia fondata sull'agricoltura, sull'allevamento, celebre quello dei cavalli, e sui commerci, per esempio quello dell'ambra. In Rise of the Republic i Veneti controlleranno la provincia di Venezia, a nord dell'Adriatico. Patavium sarà la nostra capitale, seguita da Tarvisium, Vedinum e Tegesta. A sud confineremo con i Boi, a ovest e a nord con altri popoli di natura celtica. Per quanto riguarda i bonus di fazione, il capo dei Veneti potrà mettere a disposizione di civili o guerrieri quella che viene definita la mandria reale, ovvero una mandria di cavalli di ottima qualità. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero abbiate apprezzato i miei sforzi per potervi ricostruire il quadro storico di ogni fazione presente in gioco. Prima di salutarvi voglio chiarire una cosa: le immagini che ho usato per realizzare questi due video non sono immagini della Rise of the Republic, sono immagini che ho registrato io usando le fazioni della campagna principale, che però vi ricordo essere ambientata un secolo dopo la Rise of the Republic, quindi nel DLC sarà tutto o in parte diverso. Soprattutto per i romani, dei quali abbiamo visto delle immagini anacronistiche, in quanto la legione manipolare non era ancora stata introdotta nel 399 a.C., oppure per gli Iliensi, per i quali ho dovuto prendere in prestito gli Arevaci, che essendo un popolo maggiormente dedito alle tattiche di guerriglia, ho pensato potesse essere quello maggiormente idoneo a rappresentare al momento i sardi nuragici. Chiudo con un argomento che vi sta particolarmente a cuore, visti alcuni commenti che mi avete lasciato sotto al precedente video. Farò una campagna su questo Rise of the Republic? La risposta è sì, avrete la vostra campagna e l'avrete dal 9 agosto, perché chiaramente ho preacquistato Rise of the Republic. Beh, io vi ringrazio per essere passati e ci rivediamo al prossimo appuntamento.